Perché fare la pizza liquida? Perché la pizza liquida ti permette di utilizzare il lievito istantaneo per torte salate in maniera di ottenere la pizza in 10 minuti. Ho già acceso il forno. Per fare questa ricetta ci occorre una farina qualsiasi di grano tenero. Guarda quante ne abbiamo tanti sacchettini da svuotare, tutti diversi. Ricetta svuota sacchetti. Qui ho farine di tutti i tipi perché ogni farina ha un suo utilizzo. In questo caso magari svuotiamo una farina 0, una farina 1 e le mischio. Ma per fare questa ricetta va bene qualsiasi fondo di sacchetto che hai. Puoi anche mischiare 0, 00, farina 1, l'importante è che metti insieme 200 g di farina di grano tenero. Però essendo una lievitazione istantanea è importante che ti prepari già il forno in temperatura 220 gradi statico oppure 220 lato e ti prepari già la teglia unta e dopo facciamo l'impasto. Teglia, forno, velocemente. Altrimenti ti lievita l'impasto nella ciotola e dopo nel forno non lievita più. Teglia da 33, olio, questa è da 33, bordo superiore di diametro, puoi usarne anche una quadrata, rettangolare, puoi usare la leccarda del forno. Gli fai un velo di olio dappertutto usando un pezzettino di carta, un cucchiaio di farina e la mandi in giro. Zio Rapa, perché fai sta cosa? Perché è una lievitazione in teglia. Se non gli metti sotto un pochino di farina si attaccherà alla teglia anche se c'è l'olio, perché lievitando fa l'effetto ventosa. Non buttare la farina nella teglia, la butti nella ciotolona, tanto è poca. Teglia pronta, forno pronto, bilanci, ciotola pronta, si parte. Farina 200 grammi, questa è diversa perché è un pochino di semola, vi ho detto mettete quello che avete, 200 più o meno. Lievito per torte salate va setacciato dentro nella farina. Io ho preso questa nota marca qua, non si vede la marca ma immaginatevela, comunque guardate nelle scatole, ci sono tantissime marche, vanno bene tutte, basta che sia lievito istantaneo per torte salate, non lievito di birra. Mezza bustina, perché una bustina è per mezzo chilo, va setacciata perché vedete che fa tutte palline, se no non si distribuisce bene. Non mettetela tutta perché dopo allappa. Zio Rapa quant'è in grammi? Mezza bustina in grammi sono 7-8 grammi, perché una bustina intera è circa 15, 14, 15. Sale, un cucchiaino da caffè, questo è un cucchiaino da dessert, quindi non lo riempio tutto, faccio così, mezzo cucchiaino. Mischia le farine. Zio Rapa, non ci metti lo zucchero? Ma no, non è mica una torta, lo zucchero si mette un pochino, se usi il lievito di birra magari fa freddo, vuoi dare un aiutino al lievito, ma qui non c'è lievito di birra. Fai spazio in mezzo, 200 grammi di acqua, l'ho pesata, temperatura ambiente, acqua normalissima. La bilancia non serve più, prendi una forchetta, 2 bacchette, quello che vuoi e mischia. Bisogna mischiare giusto 2 minuti, deve diventare liscio l'impasto, non deve lievitare, anzi sta già lievitando da solo perché è istantaneo e deve essere abbastanza liquido, modellabile ma non troppo, quindi magari devi correggerlo di farina. Questo è un lievito che funziona con gli impasti tipo quelli delle torte, quindi deve essere abbastanza liquido ma non troppo. Se tu vedi che è così davvero troppo liquido, cosa fai? Aggiungi ancora mezzo cucchiaio di farina, viene lo stesso però dopo ci mette troppo tempo a cuocere. Se invece la fai subito giusta ti risparmi un po' di tempo. Spariti i grumi, pronto l'impasto, ci ho messo 1 minuto e mezzo. Rovescia l'impasto al centro della teglia che abbiamo prima unto e infarinato, vedi che è bello trovarsela già pronta perché qui sta già lievitando. La spalmi dal centro verso l'esterno. Io ho voluto fare una pizza abbastanza bassa, se vuoi una pizza più alta invece di usare una teglia da 33 ne usi una da 28, da 26, però attenzione che poi ti viene troppo alta. Ci vuole un po' di pazienza per stenderlo perché c'è sotto la farina appunto che fa il suo lavoro e guarda la densità, è importante, vedi com'è collosa, com'è abbastanza liquida. Puoi usare una spatolina, io uso il cucchiaio, lo bagno, ho messo un pochino di acqua in fondo alla ciotola che ho usato prima, così faccio un po' meno fatica a spalmarlo. In questo minuto che stai stendendo l'impasto ti accorgerai che sta aumentando di volume da solo, quindi se all'inizio ti sembra di far fatica, come ho fatto fatica anch'io, l'avete visto tutti, adesso è diventato molto più semplice spalmare l'impasto. Salsa di pomodoro, una passata cruda normalissima, la metti in giro perché comunque è un impasto molto morbido, non è che puoi lavorarla troppo, quindi mettila già distribuita in giro. La passata l'ho già salata prima. Se vuoi metterci del basilico, adesso non è stagione, io non ce l'ho, non l'ho messo, però se hai del basilico mettilo. Olio extravergine, 2-3 giretti. Zio Rapa, perché non l'hai messo nell'impasto? Perché l'impasto liquido è assolutamente inutile, non serve a niente, lo metti sopra così. E adesso con il culo del cucchiaio lo spalmi delicatamente, vedi che l'impasto resta lì, non ti viene dietro il cucchiaio, perché la densità era giusta, era perfetta e quindi resta lì al suo posto, però non devi esagerare, non devi schiacciare troppo. Ripeto la temperatura, se metti il forno statico lo metti a 220 gradi, se lo fai ventilato lo metti a 200 gradi. La posizione del forno te la faccio vedere adesso, deve iniziare a cuocere per circa 18-20 minuti perché è liquida. Guarda dove ho messo la griglia, l'ho messa appoggiata sotto oppure lo metti nel primo livello qui perché deve cuocere più che altro da sotto perché sennò la teglia te lo tiene cruda. Zio Rapa, il forno che fa schifo, è vero, lo sto lasciando andare
fare apposta perché voglio farvi vedere come lo faccio nuovo facilmente. Gli do 20 minuti, comunque la tengo d'occhio. Il forno è un forno normalissimo, è statico, acceso sopra e acceso sotto. Se invece è il forno a gas che scalda solo da sotto, oppure elettrico che scalda solo da sotto, non lo metti così in basso, lo metti a metà. Scusate il pippone ragazzi, però i forni sono tutti diversi, io cerco di accontentarvi un po' tutti, ognuno conosce il suo forno. Ma come la facciamo? Solo margherita con la mozzarella? Io con l'acciughina, te? Ma io voglio le cipolle. Va bene, però te le peli te. Le cipolle bisogna dargli una scottata, altrimenti non restano buone e non cuociono bene. A me la cipolletta di Tropea è un po' grandina, ma non sarà troppa? No, perché poi diventa poca cuocendo. Olio d'oliva, 2-3 giretti, non troppo, sennò poi te lo ritrovi tutto sulla pizza. La cipolla la devi tagliare sottile, non metterla cruda sulla pizza, perché poi non ti cuoce e resta anche indigesta. Quando compri la mozzarella per pizza a filoni, controlla che ci sia scritto mozzarella, c'è scritto pasta filante, pasta per pizza, cose del genere, non è mozzarella e saprà di plastica, invece la mozzarella è più buona. Puoi usare anche la mozzarella fior di latte, la bufala, usa un po' quella che vuoi. Comunque questa qua per pizza è molto buona, l'importante è che scegli una qualità giusta. La taglia a cubettini piccoli o a striscioline. Per una pizza di circa 30 cm di diametro ci vorranno circa 200 g di mozzarella tagliata sottile. Ti prepari tutti gli ingredienti che ti vuoi mettere sulla pizza, olive taggiasche, le acciughe per esempio. Le cipolle sono appassite e la pizza ha fatto i suoi 20 minuti. Si è ritirata un pochino dai bordi ma non è ancora cotta, bisogna fargli fare altri 10 minuti con sopra il condimento. Bassa, vedi che è leggermente bassa perché io l'ho voluta fare bassa, ripeto, se la vuoi più alta prendi una teglia più piccola e mettici su quello che vuoi. La mozzarella va per ultima, quindi noi mettiamo le cipolle appassite, ripassate in padella. Le distribuisci bene, al centro non tante, più che altro vicino ai bordi. Le olive scolale un po' dell'olio. Zio Rapa, non mi piacciono le olive e non ce le metti, se vuoi metterci, ne so io, il tonno, il gorgonzola, così facciamo contenta la Beatrice. No, è rossa. Va bene, niente gorgonzola sulla pizza rossa. E qui nel mio angolino ci metto 170 kg di acciughine perché a me piacciono, poche ma distribuite bene. E per ultima la mozzarella, messa bene, distribuita bene, non metterla tutta in mezzo per una montagna, distribuiscila. Non ho messo olio perché c'era olio nelle olive, olio nelle acciughe, olio nella cipolla, però se fai la margherita mettigli un filo di olio. Torna in forno come prima, 10 minuti però. Pizza pronti, tempi rispettati, 20 minuti il primo giro, condimento, 10 minuti il secondo giro. E la pizza è cotta, profumata, deliziosa. Me la metto qui sul tagliere che devo fare la foto fighetta. Zio Rapa, ma non si taglia la pizza con la forbice, gne. Stiamo parlando di una pizza istantanea, è bella rosolata sotto, ha fatto una lievitazione decente, l'ho tenuta bassa, ripeto se la vuoi più grande, però secondo me è bassa, anche più bassa di così è ancora meglio. È una pizza salvacena da fare al volo. Ma non doveva essere mia quella con le cipolle? Sì, l'importante è che mi lasci quella con le acciughe. Assaggiamo che c'è un profumino. E l'assaggio deve essere, come sempre, a bestia. Si vede il morso, sai quando te lo gusti proprio, mamma che buona. Questa è una pizza per 2 persone, se devi farla per 4 persone semplicemente devi raddoppiare gli ingredienti, i tempi di cottura restano gli stessi perché comunque la pizza la farai più larga. Scrivi nei commenti qual è il gusto di pizza che preferisci. Si ringrazia la Beatrice che ha registrato tutta la puntata. Se ti è piaciuto questo video lascia un bel pollice in su sotto e iscriviti al canale, così non ti perderai le prossime ricette. Buona, il dolce della cipolla con l'insalato dell'acciuga, le olive, buonissima.